Ciao a tutti, io sono Carla e oggi prepariamo un grande lievitato pasquale, la colomba con lievito madre. Puoi sostituire il lievito madre se preferisci con il lievitino oppure con la biga. È una colomba spettacolare, leggerissima, profumatissima, di una bontà unica. All'interno ho messo dell'arancia candita che puoi sostituire con le sospensioni che preferisci, dal cioccolato fondente al cioccolato bianco, alle albicocche essiccate. E quindi cosa aspettiamo? Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Prima di iniziare questo lievitato importante, assicurati che il tuo lievito madre sia ben attivo ed in forza. Magari prima fai un bagnetto purificatore. Dopodiché, il giorno che deciderai di preparare la colomba, rinfrescalo alle 8, alle 12 e alle 16 e la sera verso le 20 potrai finalmente iniziare con il primo impasto. Questo è il mio lievito madre, già al terzo rinfresco procedo con il primo impasto. Peso 80 g di lievito madre al terzo rinfresco. Tolgo la parte superiore e prendo il cuore. Metto all'interno del contenitore della planetaria 220 g di farina 00 con 15 g di proteine. Questa è una farina tecnica per panettone, colomba e grandi lievitati. Aggiungo 100 g di acqua fredda, 3 tuorli di uova medie. Queste sono uova biologiche a pasta gialla, così la nostra colomba avrà anche un bel colore dorato. Il peso si aggira intorno ai 50-55 grammi. Inizio a lavorare il tutto con il gancio oppure con la foglia. Tutti gli ingredienti si sono integrati, l'impasto è già elastico, quindi posso aggiungere il lievito madre. Inserito il lievito madre, faccio partire nuovamente la planetaria fino ad incordatura dell'impasto. Ogni tanto stoppa la macchina e capovolgi l'impasto. Di tanto in tanto controlla sempre che la temperatura dell'impasto non superi i 25 gradi. In caso contrario metti l'impasto nel frigorifero. Il lievito madre si è integrato, aggiungo lo zucchero, 50 grammi, e lo faccio assorbire completamente. I prodotti che ho utilizzato per realizzare la colomba, dallo stampo alla farina al termometro sonda, li trovi nei link sotto il video se li vuoi acquistare. Quando l'impasto si sarà nuovamente incordato e lo zucchero integrato alla perfezione, possiamo aggiungere il burro morbido a temperatura ambiente. Io uso un burro bavarese di qualità, questi sono 60 grammi. Lo inserisco piano piano a pezzetti facendolo assorbire. Inserirò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. Durante questa fase capovolgi sempre l'impasto.
così il burro si inserirà alla perfezione. Controllo se l'impasto è ben elastico, direi che ci siamo. Sistemo il primo impasto sul piano di lavoro. Ok, adesso facciamo un giro di pieghe. Formo un panetto. Si è già attivata la lievitazione, vedi le bolle si stanno formando sull'impasto. Imburro un contenitore alto e stretto. Ci distribuisco il primo impasto all'interno. Ora lo copro e adesso dovrà lievitare fino al quadruplo del volume, quindi dovrà arrivare fino al bordo del contenitore. Preparo gli aromi, intanto grattugio la scorza di un'arancia non trattata. Aggiungo 20 g di miele, usa un miele chiaro, possibilmente di acacia o millefiori, poi mescola bene. Aggiungo inoltre 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, questo è il mio fatto in casa con l'estrazione a caldo, trovi la ricetta sul canale. In alternativa puoi mettere i semi di un baccello di vaniglia. Mescolo bene e la parte aromatica è pronta. Come sospensioni andrò ad utilizzare 125 g di scorza di arancia candita. Ed ecco il mio primo impasto pronto. Ha praticamente quadruplicato di volume nel giro di 9 ore ad una temperatura di 22 gradi, la temperatura ambiente di casa mia. Ovviamente il tempo di maturazione è relativo alla forza del lievito madre e alla temperatura ambiente di casa tua, quindi ti regolerai di conseguenza. Un consiglio che posso darti quando l'impasto avrà raggiunto la maturazione è quello di sostarlo nel frigorifero per un paio d'orette in modo che sia ben freddo e durante il secondo impasto non si vada a surriscaldare la massa. Procediamo con il secondo impasto. Metto il primo impasto all'interno del contenitore della planetaria. Aggiungo 80 g di farina 00 con 15 g di proteine. Questa è una farina tecnica per grandi lievitati. Metto 60 g di zucchero e inserisco a questo punto la parte aromatica con miele, estratto di vaniglia e scorza grattugiata di arancia. Inserisco il gancio, faccio partire la planetaria fino ad incordatura. Quando noti che l'impasto si è nuovamente incordato, puoi aggiungere i tuorli. Inserisco i tuorli, questi sono 4 tuorli di uova medie del peso di 75 grammi. Metterai il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. Pulisco nuovamente il contenitore, stacco l'impasto, lo capovolgo e riprocedo ad incordare.
Dopo aver messo tutti i tuorli, metto 100 g di burro bavarese a temperatura ambiente. Lo inserisco piano piano e metterò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito completamente. Nella fase dell'inserimento del burro stacca l'impasto più volte a burro inserito e capovolgilo per un'incordatura perfetta. Ho messo l'ultima parte di burro, aggiungo 2 g di sale. Continuo ad incordare. Fermo la macchina un'ultima volta, pulisco il contenitore stacco l'impasto e lo capovolgo. Faccio riprendere l'incordatura e poi l'impasto è pronto. Ecco l'impasto pronto, elastico, il contenitore della planetaria deve rimanere pulito. Metto l'impasto sul piano di lavoro. Volendo puoi anche imburrarlo, ma guarda, è talmente elastico che non si appiccica. Ad ogni modo imburriamo. Faccio un paio di giri di pieghe e ora lo lascio rilassare per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti di riposo, possiamo procedere con la laminazione dell'impasto. Lo sollevo e imburro il piano di lavoro. Allargo l'impasto. Vedrai che lo allargerai con facilità perché è veramente elastico. Una volta allargato posso procedere mettendo le sospensioni. In questo caso 125 g di arancia candita tagliata a cubetti, ma puoi mettere quello che preferisci, albicocche essiccate, mirtilli essiccati, mi raccomando dovranno essere frutta o essiccata o candita, mai frutta fresca. Puoi mettere anche gocce di cioccolato. Una volta messa la prima parte di canditi, chiudo l'impasto al libro e procedo mettendoli sulla parte mancante. Formo un panetto
Sistemo l'impasto nel contenitore dove ho effettuato la lievitazione e a questo punto lo lascio rilassare per un'oretta e mezza. Trascorso il tempo necessario di riposo, trasferisco l'impasto sul piano di lavoro. A questo punto formo un panetto senza stressarlo troppo. Lo lascio rilassare per 10 minuti. Nel frattempo ho preparato lo stampo da colomba da chilo. Trascorsi 10 minuti ho diviso l'impasto in due parti, 400 g per le ali, la rimanenza per il corpo della colomba. Lo lascio all'aria per circa 30 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, allargo l'impasto delle ali . Poi lo arrotolo e formo un filoncino. Una volta formato lo inserisco all'interno dello stampo per colomba da 1 chilo con la curvatura rivolta verso la parte più stretta. Fatto ciò, prendo la parte più grande, l'allargo sul piano di lavoro con lo stesso procedimento. Lo arrotolo . Posiziono il filoncino sopra le ali. Lo allargo leggermente . Copro la colomba con pellicola alimentare e aspetto che lieviti fino a un paio di centimetri dal bordo dello stampo. Preparo la glassa della colomba, 50 g di farina di mandorle, 50 g di zucchero a velo, 5 g di amido di mais, mescolo. Metto 40 g di albume, qualche goccia di estratto di mandorla. Mescolo il tutto . La glassa è pronta, dovrà essere una glassa leggera proprio per non appesantire la colomba durante la cottura. Ecco la colomba giunta a lievitazione. Adesso la glassiamo. Metto qualche mandorla . Granella di zucchero . Finisco il tutto con dello zucchero a velo. Posso infornare nel forno già caldo statico a 175 gradi per 55 minuti, un'ora. Se hai un termometro a sonda, misura la temperatura, dovrà arrivare a 94 gradi al cuore.
A qualche minuto dalla fine della cottura misuro la temperatura interna con un termometro sonda. Perfetto, ci siamo. Ora la capovolgo subito. Metto lo spillone tra l'ala e il corpo, in obliquo. E ora la capovolgo subito. La copro con un canovaccio pulito e ci vediamo domattina. Buongiorno a tutti, sono trascorse 12 ore, la colomba è ancora capovolta da ieri sera. Tolgo il canovaccio e elimino lo spillone. Procediamo con il taglio. Leggerissima, soffice, alveolata, una nuvola. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Adesso io mi taglio una fetta, devo assolutamente fare la prova assaggio. Mamma mia, quanto è soffice! Sofficissima. Ti faccio vedere come fila l'impasto. Mamma che buona! Ciao a tutti e alla prossima ricetta!